Allora, buonasera, questo corto è tratto da una storia vera e della storia di Oscar, che è un fotografo ed è ossessionato dalla conservazione della memoria e dei ricordi, e attraverso la fotografia cerca ossessivamente di fermare il tempo, le immagini e i ricordi, e sembra quasi esserci riuscito, finché in realtà la malattia della moglie e il digitale sembrano rapire ogni forma di memoria. È anche proprio una riflessione appunto sul digitale e sulla vacuità del digitale. C'è un saggio sociologico che racconta che noi siamo la generazione che, come il dopoguerra, rischia di finire polverizzata a livello di immagini, no? Perché basterebbe un bug per far scomparire in realtà tutto quello che abbiamo conservato nella memoria. E anche qua è tratto da una storia vera, perché ho subito un furto, come succede poi al protagonista, per cui in realtà io ho perso tutto ad un tratto 15 anni di memoria, oltre che di lavoro, proprio di affetti e di immagini che mi legavano, insomma, alla mia infanzia e adolescenza in qualche maniera. E quindi questo evento mi ha segnata particolarmente e in qualche maniera ha suggerito questa metafora, che la fotografia raccontava molto bene, no? Il passaggio appunto tra analogico e digitale, e Oscar, appunto, da fotografo ormai in qualche maniera maturo, è comunque ancora legato all'analogico e al valore proprio della fotografia, e si converte al digitale quando poi succederà tutta una serie di cose, insomma, che vediamo nel corto. Beh, è molto bello che avete notato e posto l'attenzione su questa parte, che in realtà è una citazione di un'installazione di Bill Viola, e mi interessava, poi ovviamente l'ho interpretata, e mi interessava perché era come se loro, attraverso la torcia, ed è questo che si fa in un rapporto di lungo periodo, no? Si cresce insieme, si cambia insieme, e come in un gioco, nonostante loro siano entrambi adulti, eppure sembra un gioco, è molto giocosa quella scena in qualche maniera. Loro si vanno ad esplorare ogni piega, ogni segno di quel corpo, che appunto è stato ridisegnato dal tempo in qualche maniera, e a me sembrava drammaticamente poetico il corpo di queste due persone che ancora si amavano e giocavano a quell'età, e in realtà penso di aver raccontato un rapporto giovane per opposizione, e quindi quella scena era fondamentale. Sì, amo molto la contaminazione, e amo molto la contaminazione dei diversi linguaggi all'interno del linguaggio cinematografico proprio, quindi uso sempre una composizione che è assolutamente diegetica a livello di immagini, e che appunto contamina immagini che sono in qualche maniera, viene a definirle oggettive, quindi in cui la macchina da presa si muove in maniera oggettiva, a immagini create proprio in maniera diegetica dai protagonisti, o che utilizzano, come noi utilizziamo ormai i media in maniera quotidiana, no? Ormai siamo bombardati da immagini, e in qualche maniera non esiste giorno in cui non facciamo un video, a qualsiasi età, insomma, in maniera più o meno maldestra, però è così, e quindi mi sembra importante, per parlare a un pubblico che ormai parla questa lingua quotidianamente, usare quello stesso tipo di linguaggio. Allo stesso tempo è importante farlo entrare in contatto con un altro tipo di immagine, che invece è satura, che è pensata, che è sedimentata, e mi interessa molto proprio la contaminazione tra finzione e documentario. Per etica non parlo mai di progetti futuri, parlo solo di quello che è già girato, finito e post prodotto, e mi fa molto piacere che questo film venga presentato qua al Torino Underground Cinefest, anche perché la prima storia, la prima volta che ho scritto questa storia, era ambientata proprio qua vicino, a Casal Borgone, in Monferrato, per un festival del quale sono stata ospite più volte, sia come attrice che no, come autrice, poi alla fine non ce l'ho mai fatta venire, e avrei voluto girare questa storia proprio qua. Quindi è nata in realtà in un territorio che è molto vicino a voi. A voi.